Cruising in a Beamer, feeling so fine. Oh yeah, oh yeah. Angie and Massimo, they both arrive. Talking about those rides, the market's change. Motorcycles pushing gears, rearrange. Speeding through the years, the roads unfold. Two wheels, four wheels, stories told. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi Angie vi porta. Buonasera, bene con me. Buonasera, aveva ragione Max, lui è un vecchio amico, ci siamo conosciuti sotto altri brand. Max, per chi lo conosce, vuoi presentarti la tua Massimo Millanta? Un Massimo Millanta, sono Quanti anni fai questo lavoro? troppi, Troppi anni. 35? 35 anni, quindi direi che se vogliamo portare qualcosa di diverso sul canale, ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, guardate che YouTube non tolga le iscrizioni, cosa che di notte fa. Se vogliamo chiedere qualcosa e fare questi video un po' diversi rispetto solo alle singole prove, partirei proprio da Max, perché lui può raccontarci un pochino, era una domanda, una curiosità che io inizio ad avere, perché anch'io comunque inizio ad avere una certa età. Io ho iniziato Mai come la mia. mai come la tua, non ti riuscirò a raggiungere quando tu sarai più in là. Allora, io ho iniziato con Kawasaki, poi Ducati sempre, mi ho cambiato 1000 brand, ma ai miei tempi comunque, 20 anni fa, non c'era quello che si sta vedendo adesso. Vedo che molte persone lo vedono come uno spunto per i brand europei nel riuscire a fare qualcosa di diverso. Io ti dico da utente, da cliente, vedo che per esempio BMW continua abbastanza sulla sua linea di pensiero, secondo me. Altri brand invece, e credo che sia un po' la loro rovina, cercano di seguire la Cina. La Cina inizia ad avere prodotti che vanno molto bene, che sul rapporto qualità-prezzo sono molto buoni e soprattutto nella fascia bassa iniziano ad avere una qualità più alta delle europee che cercano di inseguire e quindi devono tagliare molto di più. Cosa ne pensi tu? Il mercato si sta un po' modificando. La gamma medio-bassa è molto oramai vissuta dai prodotti cinesi, perché comunque si sono fatti avanti nel mercato con dei prodotti, come dicevi tu, che accontentano comunque le persone. Non sono tecnologicamente molto avanzati, ma sono essenziali. Quello che fa il giocoforza sono i costi. Tante persone sono molto attratte dal risparmio di denaro, che voglio dire non fa assolutamente fastidio a nessun portafoglio, ma magari non puntano più a avere prodotti di eccellenza, ma prodotti funzionali che li trasportano, come si dice, da un posto all'altro. A mio avviso sono ancora lontani da poter fare prodotti come in questi anni sono cresciuti col marchio BMW, col marchio Ducati, che io conosco molto bene perché tu sai che è stata gran parte della mia vita lavorativa. Non volevo dirlo io. No, per amor di Dio, sono due brand. No, si può dire. Sono i due brand che credo gli unici che si meritano la medaglia di prodotto premium, ovviamente. La BMW è famosissima sia nel mondo auto che nel mondo moto per dei prodotti magari non all'ultima moda per quello che concerne le super prestazioni, che è un inseguimento che hanno fatto tante aziende in questi ultimi 15 anni, l'inseguimento alla cavalleria esagerata, Che si è un po' fermato, e giustamente. poi alla fine l'efficacia del prodotto viene meno, perché tolti i prodotti superbike, ma i prodotti come il nostro GS o comunque altri prodotti di quel segmento, avere una disponibilità di cavalli così esagerata poi diventa anche inutile, diciamoci la verità, poco sfruttata dalle persone. È più un piacere di possederlo. Come fa la gente a comprare sempre moto di altissima gamma? Cioè non hanno paura, sembra che fino ad oggi, come iPhone, come gli status, non abbiano paura di arrivare a un punto, perché ormai si sono svalicate anche 30.000 euro, Assolutamente sì. di arrivare a un punto di rottura. Il prodotto, tanto bisogna selezionare il tipo di Anche cliente. perché comunque mi diceva Carlo Croce, che me lo sentite sempre salutare nei video, che i finanziamenti non sono tanti, cioè sono meno della metà, più o meno, adesso non è andato a controllare, lui mi dice circa la metà. Dipende anche lì molto dalla tipologia di prodotto.
Sotto questo aspetto BMW è un po' più all'avanguardia di altri marchi, perché da tantissimi anni presenta formule con la tipologia del valore futuro garantito, e questo è comunque molto appetitoso per tanti tipi di portafoglio, no? Il cliente, anch'esso premium, magari ne fa meno uso perché non ha lo spirito e neanche la necessità, diciamoci la verità, di utilizzare questi metodi di acquisto. Dicevo, nel mercato si differenzia molto la tipologia di clientela. Il marchio premium moto, come può essere BMW, lo possiamo mettere in analogia ai prodotti auto come la stessa BMW, Mercedes, Audi, che sono i top brand europei per i segmenti di macchine di una certa importanza, macchine abbastanza lussuose. E quella tipologia di cliente ambisce sempre avere il prodotto più prestigioso. I prodotti invece di gamma medio-bassa, come dicevo prima, sono stati un po' minati nel loro successo dai prodotti cinesi, per il motivo che dicevamo, perché comunque chi si può permettere l'acquisto di una moto, o chi si avvicina, non è neanche bello dire chi se lo può permettere, ma chi si avvicina a un prodotto medio, è ovvio che bada un po' di più al costo finale del prodotto che acquista. Al di là delle caratteristiche tecniche, che ripeto, i prodotti che anche per dire prodotto cinese è quasi dispregiativo, ma non è così. Sì, anche perché abbiamo visto Eh, ci sono alcune per esempio che Nel mercato in europeo, realtà anche una con un bicilindrico AV che ha nei presentato prodotti che sono stati importati in Europa, nei prodotti cinesi che sono arrivati sul mercato europeo, ci sono prodotti dignitosi, sì, no? Perciò fa molto gola il fatto che un prodotto di quel genere magari costa un 50% di un prodotto europeo, e quello fa la grossa differenza, perché se il delta di costo fosse poche centinaia di euro o perlomeno pochissime migliaia di euro, non ci sarebbero uno magari dubbi. preferirebbe un prodotto europeo per il valore nel tempo, no? Un marchio come BMW dalla sua ha consolidato in tantissimi anni di esperienza comunque il fatto di rimanere sul mercato con una quotazione importante anche dei suoi usati. È molto facile trovare prodotti BMW anche con chilometraggi elevati che rimangono comunque con un discreto appeal al mercato dell'usato, cosa che prodotti giapponesi, non solo cinesi, con lunghi chilometraggi cominciano ad avere grosse Ma difficoltà. secondo te, con quello che è successo adesso, perché adesso non so quando uscirà il video, ma è notizia di questi giorni, con quello che è successo a KTM, che era già nell'aria da tempo, altre case europee iniziano a pensare con sempre più difficoltà a quello che è il futuro e eventualmente dove andare a mettere forze, energie e soldi? Guarda, la storia di KTM a mio avviso non la sappiamo ancora tutta. Nel senso che, se devo dare un parere personale, trovo anche un po' strano che nell'arco di pochissimi mesi ci sia stato questo Tracollo, sì. È vero che il mercato è molto drogato, è molto intossicato, perciò aziende che magari hanno fatto investimenti molto importanti e non ne trovano subito i benefici sono quelle che soffrono prima. Le spalle più grosse, se si può dire questo termine, ce l'hanno sempre i marchi importanti come BMW, come Ducati, oppure le case giapponesi. Ducati, notizia di questi giorni che ho letto, 30% di utili in meno. Ma questo è una problematica che sta affliggendo il mondo auto da un po' di tempo, e di rispetto è inevitabile che si rispecchi un po' anche nel mondo moto. Non credo ci sia nessuno, anche vecchio come me, di esperienza lavorativa, che abbia la sfera di cristallo per prevedere il futuro. Confrontandoci, diciamo, con le dirigenze dei brand, vedo che anche loro fanno difficoltà a trovarci una logica su certi aspetti del mercato. Adesso, ad esempio, il mercato dell'usato sta avendo una notevole flessione sui valori. Ci sono brand che stanno soffrendo tantissimo e sono precipitati i loro valori. Purtroppo anche marchi importanti. Riesce a galleggiare un po' di più BMW, ma è vero anche che se uno naviga sui siti, sui portali di rivendita del mondo dell'usato, vede anche la notevole quantità di usato che c'è. I successi commerciali che hanno avuto, è chiaro che hanno messo in circolazione un parco importante come quantità di moto che diventano usate, no?
e questo vuol dire che sul mercato c'è un'offerta abbastanza importante, come quantità di pezzi vince poi l'offerta a livello economico, no? È la solita legge della domanda e dell'offerta. Che si può dire? Per il momento siamo ancora abbastanza sereni, non vediamo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Purtroppo ci sono aziende che invece stanno cominciando a sudare freddo, no? Il problema di KTM che tu hai menzionato è uno dei primi che sta emergendo, no? Però torno alla mia prima affermazione sulla tua domanda di KTM, che non credo che sappiamo ancora No, tutto. probabilmente no, e chissà cosa succederà nei prossimi mesi ancora. Per vedere il futuro, diciamo che se uno alla La sera si siede, notizia di oggi, MV è in vendita. se uno si siede alla sera sul divano e accende la TV per sentire i telegiornali, è chiaro che c'è un bombardamento di notizie negative, messaggi negativi che condizionano anche quello che in questo momento magari non ha problemi, ma è talmente bombardato di notizie negative che anche lui magari tiene un po' i remi in barca, come si dice, non si muove, anche se potrebbe farlo. È difficile, lo viviamo com'è, speriamo assolutamente, io poi nasco ottimista, speriamo che non Intanto di non dover parlare peggio di quello che abbiamo detto. Intanto abbiamo colto l'occasione perché sotto sono passate le immagini della nuova concessionaria e mi sentite da ormai 1 anno e mezzo nominare Gecar e non l'avete mai vista, l'avete già vista nella sede nuova. A questo punto vi invito a venire, che ci saranno E sarete tutti benvenuti. sicuramente Max, Carlo e Marco. Via Lungo Bisagna Dalmazia 29, 29, quindi se volete venire pochi metri prima di dove c'era la sede siamo precedente. spostati leggermente. Abbiamo fatto lo showroom totalmente nuovo, siamo, se non i primi, comunque fra i primi ad aver fatto questo nuovo layout del brand BMW, che sarà diciamo lo standard poi futuro di tutte le concessionarie del mondo. Curiosità, gli usati sono tutti qua? No, qua ce n'è una piccola percentuale, abbiamo una bella gamma che è visionabile sulla nostra pagina di moto.it o di subito.it, e abbiamo una bella scelta di usato di vari Ho fatto vedere anche qualcosa durante il video, faccio vedere anche qualcosa. Ragazzi, da Angie e da Max è tutto. Alla prossima. Ciao. Buon Natale. Angie and Massimo, they both arrived. Talking about those rides, the market's changed. Motorcycles pushing.